È il 1869 e Tchaikovsky lavora come professore al Conservatorio di Mosca. La vita gli sorride ed è innamorato. Nel suo diario annota di non aver mai amato nessuno in quel modo. Nell'ouverture Romeo e Giulietta di quegli stessi anni, Tchaikovsky racconta la faida tra i Montecchi e i Capuleti e infine il trionfo dell'amore tra i due amanti. In questo tema dell'amore avvertiamo tutto il talento melodico di Tchaikovsky. È una melodia ampia, sognante, ma un fato oscuro e ineluttabile attende il compositore. La persona di cui era innamorato si chiamava Edward Zach. Era un ragazzo 17enne, suo allievo al conservatorio. Nella Russia di Tchaikovsky l'omosessualità, per quanto diffusa, era punita con la deportazione in Siberia e i lavori forzati. Nelle lettere al fratello Modest, Tchaikovsky parla dell'omosessualità come una debolezza, come una vergogna. In Romeo e Giulietta, accanto al tema sognante dell'amore, c'è anche il tema del conflitto, della faida tra i Montecchi e i Capuleti. È un passaggio punteggiato di violenti accordi, con un ritmo irregolare e sincopato, con accenti inaspettati come i fendenti in un duello alla spada. Questa attenzione al ritmo è tipica dello stile di Tchaikovsky, un compositore che ha portato il balletto ai massimi esiti espressivi, con capolavori come Lo Schiaccianoci o Il Lago dei Cigni. Anche nella sua musica sinfonica spesso emergono i ritmi travolgenti della danza. Lo stile di Tchaikovsky anche in questo farà scuola. Provate a confrontare quello che abbiamo appena ascoltato con questo passaggio di Stravinsky del 1913. Il giovane Edward Zach, uno dei primi amori di Tchaikovsky, si uccide con un colpo di pistola, a soli 19 anni. Tchaikovsky ne è distrutto. Cresce il suo dissidio interiore tra la propria natura omosessuale e l'intolleranza della società russa. Questo senso di colpa lo terrà avvinghiato per tutta la vita. Sarà come una spada di Damocle, un fato oscuro, un destino ineluttabile di infelicità. La quarta sinfonia è dominata dal tema del fato, la forza che impedisce lo slancio vitale verso la felicità. Continuamente la sinfonia cerca di liberarsi dalle catene del destino, ma una cupa fanfara di trombe catapulta continuamente la musica nella rassegnazione di un tema ripetitivo, insistente e infinitamente tragico. La musica di Tchaikovsky racconta tutta l'angoscia omosessuale in un mondo omofobo. Non c'è speranza di sfuggire alle cupe trombe del fato. Tchaikovsky scrive al fratello Modest che non può più sostenere la vergogna della propria condizione e intende sposarsi. Gli arriva una lettera di Antonina Miliukova, una studentessa di pianoforte segretamente innamorata di lui. Tchaikovsky coglie l'occasione per un matrimonio di facciata che ebbe luogo il 18 luglio del 1877. Al momento del bacio, Tchaikovsky scoppia in lacrime.
Nelle sue lettere definisce la moglie del tutto ripugnante a livello fisico. Il compositore entra in una spirale di depressione e attacchi di disperazione che lo porteranno a compiere atti decisamente inconsulti. Tanto vale fuggire, allora, dal grigiore di una realtà che non lo comprende, rifugiandosi in un mondo onirico, fantastico, il mondo delle favole e dell'infanzia. I balletti di Čajkovskij sono tra le sue opere più famose. Qui il compositore sfrutta tutta la sua sensibilità timbrica, che è un'altra delle caratteristiche della musica di Čajkovskij, l'attenzione per l'aspetto timbrico della composizione. Pensate alla tavolozza sonora dello Schiaccianoci, suoni cristallini, algidi e misteriosi. In questo balletto una bambina sogna i suoi giocattoli che prendono vita e la trasportano nel regno dei dolciumi, in cui incontra la fata Confetto, regina del regno, descritta con un timbro molto particolare, quello della celesta. La celesta è uno strumento utilizzato per la prima volta in orchestra proprio con questo balletto. Il suono particolare della celesta rende benissimo il sorriso freddo e inquieto di questo personaggio, il mistero algido e legnoso del giocattolo che prende vita. Il rapporto tra Čajkovskij e sua moglie è sempre più teso. Una sera, completamente esaurito, il compositore si immerge nudo nelle acque gelide del Moscova, con l'intento di prendersi una polmonite e porre fine alle sue sofferenze. Ha raggiunto il limite. Il fratello e alcuni amici lo portano da uno psichiatra, che si pronuncia per l'allontanamento dei due coniugi. Il matrimonio di Čajkovskij è finito. La moglie finirà i suoi giorni in manicomio. Siamo nel periodo delle scuole nazionali. I compositori di vari paesi cercano di dare voce alle proprie tradizioni nazionali. In Russia, il gruppo dei Cinque cerca di fondare una musica russa che prescinda dalle convenzioni della musica classica europea. In Čajkovskij la tradizione russa è ben rappresentata, soprattutto nelle sue prime opere, come la sinfonia Piccola Russia. Ma il compositore, dopo la separazione, inizierà un lungo periodo di peregrinazione per l'Europa. Viene sovvenzionato da una sua ricca mecenate e amica di penna, Madame von Meck. Proprio questa tendenza a spostarsi continuamente determinerà il carattere eclettico dello stile di Čajkovskij. E il fascino della sua musica sta anche in questa commistione tra l'elemento russo e la tradizione occidentale. Il suo stile unico e espressivo lo renderà sempre più famoso. Negli anni 90 la sua tournée negli Stati Uniti lo consacra come uno dei più famosi compositori al mondo. Tutto sembra andare bene nella vita di Čajkovskij. In questo periodo scrive la sua Sesta Sinfonia, il suo grande capolavoro. Ma come sempre, la sua colpa segreta, il suo peccato lo perseguita e il fato lo attende dietro ogni angolo. La Sesta Sinfonia è anche una delle composizioni più cupe e tormentate della storia della musica. Čajkovskij morirà una settimana dopo la prima, di una morte improvvisa, inaspettata e misteriosa.
Una delle versioni ufficiali dice che si sia suicidato per impedire che una relazione omosessuale particolarmente riservata rischiasse di diventare di dominio pubblico. Non sappiamo com'è andata veramente. A questo punto della storia, tutte le testimonianze che abbiamo, quella del fratello, quella del medico, quella degli amici, divergono tra loro. La versione più accreditata è quella per cui Tchaikovsky bevve di proposito un bicchiere d'acqua non bollita, consapevole dell'epidemia di colera, e in questo modo si ammalò, morendo qualche giorno dopo. Secondo alcune testimonianze, il problema fu la relazione tra il compositore e il giovane nipote di un duca, che aveva scritto una lettera indirizzata allo zar per denunciare il compositore stesso. Di nuovo quindi il fato, la spada di Damocle che pendeva sulla sua testa, l'orrenda colpa a cui l'omofobia della Russia dell'Ottocento lo aveva condannato. Nella Patetica emerge tutto questo tormento attraverso sonorità violente e barbariche. Senz'altro la Sesta Sinfonia è una delle pagine più oscure e pessimiste della storia della musica, il testamento di una personalità che convisse tutta la vita con il senso di colpa e con il tormento. Così la Russia uccise il suo più grande compositore. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi lavori e progetti. Presto vi darò notizia di un ciclo di concerti e lezioni che terrò a Roma. Se volete supportarmi con una donazione trovate in descrizione il link della pagina Ko-fi, ma potete farlo anche attraverso YouTube. C'è anche la mia pagina Patreon se volete diventare mecenati del canale, come la baronessa von Meck. Vi ricordo inoltre di seguirmi anche sui miei altri social e se vi piacciono i miei contenuti condivideteli. Vi saluto, alla prossima.